Mia moglie, con cui sono sposato da 19 anni, recentemente mi ha detto qualcosa di scioccante. È uscita per una serata tra ragazze con la sua Amba e l'amica Tanisha, che le ha organizzato un appuntamento al buio con un ragazzo. Si scopre che questo ragazzo era qualcuno con cui Tanisha era andata a letto poche settimane prima. Mentre Tanisha si stava frequentando con qualcun altro quella notte, ha organizzato per mia moglie un incontro con il suo precedente amante. Mia moglie è uscita alle 7 di sera e non è tornata a casa fino alle 3 del mattino. All'improvviso mi ha confessato ciò che è successo, dicendo che era dispiaciuta e voleva sistemare il nostro matrimonio. Stava piangendo e implorando perdono. Ha affermato che tra lei e il ragazzo non è successo nulla perché Tanisha era già stata con lui. Mia moglie ha ammesso che accettare di incontrarlo era sbagliato, ma in realtà andare a incontrarlo era ancora peggio. Non credo davvero alla sua affermazione che non sia successo nulla. Ha anche aggiunto che io guadagno più del ragazzo, che lavora da Sam's Club, quindi sono l'opzione migliore. Sembrava che stesse dicendo che se avesse trovato qualcuno che guadagnava di più, avrebbe potuto scegliere lui invece. Non molto tempo dopo quella notte, mia moglie e Tanisha hanno avuto un litigio. Sono passate dall'essere migliori amiche a mia moglie che chiamava Tanisha bugiarda e manipolatrice. Tanisha mi ha anche raccontato di mia moglie che andava a letto con il ragazzo, ma ha omesso alcuni dettagli, facendo sembrare le cose peggiori ma senza dare la storia completa. Onestamente, non avevo bisogno di sapere ogni singola cosa che era successa. I buchi nella storia erano troppo grandi. Piccole coincidenze che si sono verificate in quel periodo hanno messo tutto perfettamente a fuoco. Quando me ne ha parlato, ho perso ogni sentimento per lei. Sono semplicemente diventato insensibile e non mi sono nemmeno arrabbiato. Ho finito, sto solo lavorando sulla mia strategia di uscita a questo punto, mettendo in ordine le finanze, trovando un posto dove trasferirmi, eccetera. È davvero triste che lei sia disposta a buttare via 19 anni di matrimonio senza alcun riguardo per nulla, inclusi i nostri 2 figli al piano di sopra. È in piena modalità di panico, recentemente diagnosticata con un disturbo autoimmune in cui i suoi globuli bianchi attaccano i suoi polmoni. Questo causa attacchi di asma che i normali farmaci non possono correggere. L'unico farmaco sul mercato che controlla la condizione ha un costo di $30.000 dopo il suo Medicaid. Se non avessi un'ottima assicurazione sanitaria attraverso il mio impiego, non ci sarebbe alcuna possibilità per lei di poterselo permettere. Sta facendo di tutto per riconciliarsi, persino organizzando consulenze di coppia. Abbiamo fatto 2,5 sedute. Spiega perché ha confessato parzialmente la verità e vuole sistemare le cose. La consulenza è andata come avevo previsto. Ogni seduta riguardava tutto ciò che avevo fatto di sbagliato, compreso il mio lavorare 50 ore a settimana per far quadrare i conti, perché lei ha una disabilità parziale e non lavora. Non sto dicendo di essere perfetto in alcun modo. È stato tirato fuori tutto, inclusi i nostri 2 figli. Mi è stato detto che parlare della sua serata fuori era fuori discussione. Durante la nostra terza seduta di consulenza, il consulente ha guardato la mia futura ex moglie negli occhi e le ha chiesto: «Se sei così brava a sottolineare ciò che tutti gli altri stanno facendo di sbagliato, focalizzati su te stessa e dimmi cosa fai di sbagliato». È allora che le cose sono andate male. La mia futura ex moglie ha iniziato a urlare al consulente, chiedendo perché veniva attaccata quando eravamo lì per aggiustare me. Dopo alcuni minuti di discussione, la mia ex moglie è uscita piangendo. Il consulente poi mi ha detto che la mia futura ex moglie ha un profondo odio per me e che non pensava che il matrimonio potesse essere salvato. La mia risposta è stata sostanzialmente: «Sì, sono d'accordo». Ho ringraziato il consulente per il suo tempo e ho detto che non saremmo tornati. Mi ha offerto una consulenza individuale e le ho detto che avrei potuto considerarla in futuro. Prima di andarmene, ho menzionato l'argomento proibito. Inutile dire che non l'ha sorpresa e ha confermato i suoi sospetti. Inutile dire che l'intero viaggio di ritorno a casa è stato su quanto fosse incompetente il terapeuta. Fondamentalmente, sono stato in autopilota quando sono a casa. Mi riferisco ad essa come la casa perché non è più una casa. Mi sono trasferito nella stanza degli ospiti.
Per quanto mi riguarda, potrei essere sposato, ma non ho più una moglie. Se non avesse bisogno di una buona copertura assicurativa medica, sarebbe ancora a caccia. Non ho bisogno di rintracciare Tanisha per avere l'intera storia. Vivo in una piccola comunità di meno di 900 persone. Faccio il pendolare per lavoro in una città più grande ogni giorno. Mentre ero all'unico negozio di alimentari nella comunità, indovina chi ha incontrato la mia futura ex moglie. Era il ragazzo dell'appuntamento al buio. Sai, nei piccoli paesi era inevitabile. Quando si è avvicinato a lei, ero alla fine del corridoio. Pesa forse 68 kg ed è un uomo minuto. Lei non sapeva dove fossi, con la schiena rivolta verso di me. Ancora una volta ha fatto la richiesta davanti a me. Lei però ha detto di no. È allora che mi sono avvicinato. Gli ho chiesto se fosse il ragazzo con cui è uscita circa 2 mesi fa. Ha risposto: "E a te cosa importa?" L'ho spinto contro gli scaffali e gli ho detto che sono suo marito da 19 anni. Sembrava che stesse per svenire. Sono alto 1,88 m, peso 113 kg e sono muscoloso. Mia moglie ha cercato di farmi allontanare, ma le ho ringhiato di stare zitta e ascoltare. Ha iniziato immediatamente a piangere. Poi ho chiesto se erano andati a letto insieme. Ha deglutito forte e ha detto sì. Lei ha pianto ancora più forte. Gli ho detto di non farsi mai più vedere da me. Si è scusato per tutto e praticamente è scappato fuori dal negozio. Il suo partner nella relazione l'ha smascherata essendo nel posto sbagliato al momento perfetto. Se non fosse stato per lui, avrei eventualmente ottenuto la storia. Inutile dire che la maggior parte del tempo sono in autopilota. È come se tutte le emozioni fossero sparite. Devo fingere felicità quando sono con i miei figli. Non so se sia un meccanismo di autodifesa emotiva per impedire che le cose cadano ulteriormente a pezzi. So che dovrei essere in qualche tipo di angoscia per questo. Un giorno colpirà duramente. Non mi fido più delle cose che so essere vere. I miei figli mi amano davvero o amano le cose che do loro? I miei genitori amano solo il fatto che prendevo buoni voti a scuola e non mi cacciavo mai nei guai? L'unica cosa di cui sono certo è che non posso restare in questo matrimonio farsa. Mi alzo, vado al lavoro, mangio e dormo a malapena. Le uniche persone a cui ne ho parlato sono estranei su internet. Non ho nessuno con cui parlarne. Passo ogni giorno fingendo che tutto sia normale. Forse la mia futura ex moglie aveva ragione. Forse il terapeuta doveva aggiustare me. Solo un rapido promemoria per premere il pulsante iscriviti. Lo apprezzo davvero e mi aiuta molto. Ora passiamo alla nostra seconda storia. La mia moglie mi tradisce con il mio collega. Ho 33 anni e mia moglie ne ha 30. Siamo stati insieme per 11 anni e pensavo che tutto stesse andando bene fino a poco tempo fa. Per dare un po' di contesto, lavoro come dispatcher per camionisti ed è un lavoro piuttosto buono. Ho buoni benefici e guadagno abbastanza da farci stare entrambi comodi. Mia moglie aveva un lavoro assemblando computer da gioco, ma ha perso il lavoro a causa di tagli, quindi sono stato l'unico a guadagnare. Ho fatto molte ore di straordinario e un giorno la batteria della mia auto si è scaricata, quindi mia moglie mi ha portato al lavoro. Quando siamo arrivati al parcheggio ho visto il mio collega Andrew. Gli ho fatto un cenno e si è avvicinato per salutare, ed è allora che l'ho presentato a mia moglie. Lei è scesa dall'auto per stringergli la mano e lui mi ha guardato e ha detto: "Non mi hai mai detto che tua moglie è così bella." Lei è arrossita e io ho riso, senza pensarci, dicendo: "Sì, sono fortunato ad averla." E poi siamo entrati al lavoro dopo che ho dato un bacio di addio a mia moglie. Ho sistemato bene la mia auto e ho continuato ad andare al lavoro normalmente. Durante la pausa pranzo non ho potuto fare a meno di notare l'auto di mia moglie nel parcheggio. Così mi sono avvicinato e li ho visti, lei e Andrew, che parlavano e mangiavano pranzo nella sua auto. Mi sono arrabbiato, ma ho mantenuto la calma e ho bussato al finestrino. Ha aperto la porta e ha detto: "Ho dimenticato di dirti che io e Andrew stavamo pranzando insieme oggi." Poi Andrew ha detto: "Spero che tu non sia arrabbiato." Ho preso un respiro profondo e ho detto no. E mi sono girato e sono andato verso l'auto perché se avessi detto altro sarebbe iniziata una discussione. Ma potevo sentire mia moglie frustrarsi perché me ne sono andato così. Più tardi quel giorno
Quando sono tornato a casa è esplosa, dicendo che l'avevo imbarazzata davanti ad Andrew. Ho detto: «Perché ti importa così tanto?» Le ho chiesto: «Quando hai iniziato a uscire con lui?» Ha risposto: «Sono una donna adulta e non devo dirti nulla». Poi se n'è andata. Da allora è stata distante e ho notato che è più al telefono, chiamando e mandando messaggi ai suoi amici. Sono sicuro che sia Andrew, ma non voglio accusarla perché se mi sbaglio sembrerò un idiota, ma allo stesso tempo voglio dire qualcosa. Non so solo cosa fare. Aggiornamento. Sto pianificando di mettere un localizzatore nell'auto di mia moglie per vedere se posso trovare qualche prova nel caso finissimo per divorziare. Non voglio davvero farlo perché non so se posso sopportare il dolore, ma sento che devo. Secondo aggiornamento. Il mio amico mi ha dato il suo AirTag e l'ho nascosto nell'auto di mia moglie per seguirla. Mi ha detto che andava a trovare un'amica, ma non le ho creduto. Così l'ho seguita nell'auto del mio amico in modo che non mi notasse. Dopo un viaggio di 20 minuti si è fermata a un hotel. Mi sentivo male e il cuore mi batteva forte. Speravo davvero di sbagliarmi e che stesse solo vedendo un'amica. Ma poi ho visto Andrew che le faceva un cenno e lei è corsa da lui, saltandogli tra le braccia e baciandolo. Ero devastato e furioso. Volevo uscire e affrontarli entrambi, ma invece ho preso il mio telefono, ho scattato alcune foto e me ne sono andato. Quando li ho visti entrare nell'hotel, sono tornato a casa e ho pianto, urlato, gridato e ho preso a pugni il muro. Ho chiamato il mio amico per farlo venire e gli ho mostrato le foto e ho ricominciato a piangere. Ho urlato: 11 anni buttati! Il mio amico mi ha dato un abbraccio e mi ha detto di prendere un avvocato e di continuare a raccogliere prove contro di lei. Ho assicurato al mio amico che ci avrei provato, anche se non ero sicuro di poter mantenere la facciata. Ho quindi raccolto prove e mantenuto le distanze nelle ultime settimane. Ogni volta faceva male mentre li vedevo andare in hotel, ristoranti e cinema. Sono riuscito a resistere. Non l'ho mai chiamata per dirle che capivo, anche se mi diceva che usciva con la sua famiglia o con amici. Pensavo di poter resistere ancora per almeno qualche giorno, specialmente perché l'avvocato che sto vedendo dice che ho più che abbastanza prove per assicurarmi di vincere e tenere tutto quando divorzieremo. Ma penso di aver rovinato tutto. Ieri mia moglie non mi ha nemmeno detto buon compleanno, ma i suoi genitori sì. Quando sono andato al lavoro, i miei colleghi mi hanno fatto una torta e dei regali. Ho cercato di trattenere le lacrime perché per un momento ho dimenticato tutto, almeno finché non ho visto Andrew. Mi ha fatto un regalo e ho finto un sorriso e ho detto grazie. Quando l'ho aperto era il fumetto Batman Death of the Family. E sono rimasto sorpreso perché nessuno al lavoro sapeva che mi piacevano i fumetti e che la DC era la mia preferita. Quando l'ho detto ad Andrew, ha detto che glielo aveva detto mia moglie. E poi ho visto tutto rosso. La prossima cosa che ricordo, i miei colleghi mi stanno trattenendo e Andrew è nell'angolo coprendosi il naso e urlando: «Che diavolo!» E poi ho urlato: «So che stai andando a letto con mia moglie!» Tutti sono rimasti in silenzio e hanno guardato Andrew, e lui ha cercato di spiegarmelo, ma non mi importava. Volevo solo picchiarlo finché non smetteva di muoversi. Ma poi il mio capo è entrato e ha mandato Andrew a casa e mi ha portato nel suo ufficio. E gli ho raccontato tutto, e gli ho mostrato alcune delle foto. Si è scusato con me e mi ha dato un po' di tempo libero per sistemare tutto, e si occuperà di Andrew. Le cose sono davvero andate male quando sono tornato a casa e mia moglie stava aspettando. È esplosa con me, dicendo che avevo sbagliato a fare quello ad Andrew e che lo aveva convinto a non sporgere denuncia per averlo colpito. Ha continuato a urlare e urlare, dicendo: «Andrew mi fa sentire una vera donna e mi tratta bene e sa come farmi sentire speciale». Alla fine sono esploso e ho urlato: «Non me ne frega niente!» È rimasta sorpresa e si è zittita. E ho continuato dicendo: «Se ti fa sentire speciale, vai a vivere con lui e fatti sostenere da lui perché io ho finito». Poi ha avuto il coraggio di piangere e dire che era dispiaciuta, sostenendo che Andrew l'aveva colta in un momento di debolezza. Ho preso un respiro profondo e le ho detto di prendere un avvocato perché stavamo divorziando. Ha continuato a scusarsi, dicendo che non poteva permettersi un avvocato e che dovevamo lavorare su noi stessi.
ma l'ho solo guardata e le ho detto di fare le valigie. Ha continuato a piangere e a supplicare, ma ho preso la sua valigia e ho chiamato sua sorella per venirla a prendere. Si è chiusa a chiave in bagno, dicendo che non sarebbe uscita finché non avessi accettato di sistemare le cose con lei. Le ho detto più e più volte che non volevo aggiustare nulla e che avevamo bisogno di spazio perché vederla mi faceva sentire arrabbiato e ferito. Alla fine è uscita, si è scusata di nuovo, ha fatto le valigie e ha aspettato fuori sua sorella. Ora sono finalmente solo in casa e non riesco a smettere di piangere. Provo così tante emozioni e semplicemente non so più cosa fare. Scusate se questo post era tutto confuso. Mi sento orribile ed emotivo in questo momento, ma ho intenzione di vedere presto un terapeuta. Aggiornerò tutti quando tutto questo sarà finito. Grazie ancora per i vostri consigli e supporto. Ecco cosa è successo stasera. Siamo usciti per un appuntamento alle 6 di sera ed è durato circa 2 ore. Durante la cena abbiamo parlato di forse andare in un bar per bere qualcosa più tardi. L'appuntamento è andato bene. Dopo cena, improvvisamente ha detto che si sentiva stordita e voleva tornare a casa. Non mi è dispiaciuto, così l'ho riportata a casa e ho cancellato la nostra prenotazione al bar sul tetto. Una volta a casa abbiamo iniziato a baciarci, ma poi improvvisamente ha detto che voleva uscire con un'amica. Mi ha detto chi era l'amica e sapevo che era una ragazza con cui usciva spesso. Così è uscita e io mi sono messo al lavoro fino a quando ho sentito un suono dal suo iPad. Lo schermo si è illuminato e sono andato a spegnerlo, ma ho notato un messaggio che diceva "appena seduto" da un numero che non riconoscevo. Ho controllato il messaggio ed è risultato essere un ragazzo. Le aveva mandato un messaggio intorno alle 7 di sera, proprio nel mezzo del nostro appuntamento, chiedendole di bere qualcosa alle 10. Lei ha detto di sì. Quello era già un campanello d'allarme, ma peggiora. Sembrava che avesse incontrato questo ragazzo solo la settimana scorsa. Quello che mi ha davvero disturbato è stata una chat di gruppo con le sue amiche, dove le chiedevano «Ti ha contattato?» e dicevano cose come «Devi divertirti un po' con lui». La sua risposta è stata «Oh, mi ha chiesto di bere qualcosa alle 10, ma Ze, il mio nome, sarà qui stasera, quindi non succederà nulla comunque». Ci conosciamo da 7 anni e la nostra relazione è stata su e giù diverse volte, ma non l'ho mai sorpresa a mentire in questo modo prima d'ora. È tornata dopo solo 40 minuti. Sì, è uscita a bere qualcosa con questo ragazzo che le sue amiche la incoraggiavano a provare ed è tornata dopo meno di un'ora. Quindi, cosa dovrei fare? Grazie per averci seguito fino alla fine. Voi come avreste reagito in queste situazioni? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi altri contenuti emozionanti. Alla prossima!